Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Una volta giunti alla conclusione della quarta fase del metodo ATH, avremo in mano il controllo del cavallo e il suo rispetto. Questo non vuol dire che il lavoro è finito, anzi possiamo sfruttare tutto quello che abbiamo visto fino adesso e utilizzarlo all'esterno del campo da lavoro. Questo perché questo ci aiuta a migliorare il rapporto con il nostro cavallo, a renderlo più concentrato, ad allenare la sua parte razionale. Per questo, una volta completate le prime quattro fasi e sono completate in maniera che il cavallo risponda perfettamente a tutti gli esercizi, possiamo provare ad uscire dal nostro centro e cominciare a lavorare ovunque, dove ci capita. In questo momento siamo nei dintorni del centro dove lavoriamo e ora proveremo alcuni esercizi con lui qua in un vigneto. Quindi iniziamo fin da subito girando in corda, quindi il primo step. Devo stare attento a molte cose qui perché, come vedete, ci sono i vigneti, quindi ci sono dei tiranti, quindi devo controllare tutti i suoi movimenti. Il terreno è leggermente in pendenza, questo serve al cavallo a cominciare a migliorare il suo equilibrio, a imparare a dove mettere bene i piedi. Chiedo un cambio di direzione. Di nuovo un cambio. Proviamo la fermata. Cambio di direzione. Spostamento del posteriore. Da un lato e dall'altro. Vedete come gli esercizi ora risultino un po' più imprecisi. Ci sono molte distrazioni da parte del cavallo. E oltre che a noi deve mantenere il controllo su molte altre cose. Proviamo un side pass. Anteriore, anteriore, posteriore. Ok. Proviamo anche un back tra le vigne. Utilizziamo il terreno che abbiamo per creare nuovi esercizi. Vedete che è un po' incerto nell'entrare fra le vigne. Lo correggo, lo aiuto. Riproviamo. Si distrae. Vedete come il lavoro diventi molto più complicato, ma in questo momento stiamo lavorando parecchio sulla mente del cavallo. Ok, molto bene. Possiamo provare anche un corridoio contro i rovi. Naso, spalla, passo, naso, spalla, accorcio lo spazio, passo, naso, spalla, passo, accorcio, naso, spalla, passo. Ok, possiamo provare anche un muovi le spalle. Controllo bene che il cavallo non si faccia del male. Per questo utilizziamo sempre delle protezioni quando siamo fuori dal campo. Ok. Quindi impariamo a gestire lo spazio che ci circonda in base alle nostre esigenze. Provo a chiedergli di salire. Ok. Spostamento del posteriore. Ok, spazio personale. Molto bene.
Vedete com'è perplesso su questo tipo di esercizio? Non siamo più in campo, ci sono mille distrazioni, c'è l'erba, ci sono rumori, ci sono i trattori che passano, ci sono i filari, i tiranti, ci sono un sacco di cose a cui il cavallo deve cominciare a pensare. Quindi stiamo cominciando a far lavorare la sua parte razionale del cervello. Ora vediamo altri esercizi che potremo fare fuori dal campo di sabbia. Un altro esercizio che possiamo fare è quello di chiedere il primo step, però camminando in avanti. Questo aumenta la difficoltà dell'esercizio, in quanto il cavallo deve imparare a capire dove siamo in ogni momento e a regolarsi in base alla nostra posizione. E anche questo lo possiamo fare in libertà. Quindi adesso darò una direzione. Cambio. Chiedo un po' di moto, cambio. Comincio a camminare. Cambio. 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 Vedete che ogni giro diventa sempre più fluido. Cambio. Un po' di velocità. Deve analizzare lo spazio che ha attorno. Questo è un esercizio che richiede molto lavoro mentale da parte del cavallo. Deve imparare a capire dove siamo, deve prendersi dei punti di riferimento, deve guardare tutto lo spazio attorno a sé e mettere insieme tutto quanto. Comincia a diventare una grossa responsabilità da parte sua. Noi dobbiamo solo dare la direzione, lui deve capire dove andare, come farlo, dove mettere i piedi, con che velocità. Quindi è un ottimo esercizio per lui. Un altro esercizio che possiamo proporre quando siamo fuori dal nostro centro è quello di affrontare terreni scoscesi, come questa salita che abbiamo trovato qui nei dintorni. La utilizzeremo per insegnare al cavallo ad affrontare terreni scomposti, affrontare terreni che non siano in sabbia. Quindi il cavallo imparerà a mettere i suoi piedi senza dover pensare al peso del cavaliere sulla schiena. In questo caso farò salire il cavallo su per queste pietre, imparerà a mettere i suoi piedi, chiederò poi di fermarsi e di tornare indietro. Vediamo cosa succede. Direzione, voce, vedete, mangia anche dell'erba. Se si mette a mangiare dell'erba non facciamo altro che dare pressione e mandarlo avanti sul lavoro. Facciamo ridiscendere, controllo del naso, spalla, facciamolo risalire, stavolta facciamolo andare un po' più in là, spalla e ritorno. No. Vedete che le tentazioni sono davvero tante. Più che impedire al cavallo di mangiare, dobbiamo mantenerlo concentrato sull'esercizio che deve fare. Se riusciamo a mantenere la sua concentrazione, riusciamo anche a controllare la sua fame. Un po' di esitazione, pressione. Ok. Molto bene. Ecco qui un'altra ottima situazione. Abbiamo dell'erba alta che tenterà sicuramente il cavallo, avremo una piccola discesa nascosta appunto dall'erba, per cui il cavallo sicuramente sarà un attimo in difficoltà non sapendo dove mettere i piedi. Stavolta non sarò io davanti a lui, ma tenterò di condurlo con la conduzione a distanza, in modo da lasciargli la possibilità di sbagliare e di correggerlo. Quindi gli dirò di avanzare, mantengo controllo della spalla. Se si ferma a mangiare non devo fare altro che mandarlo avanti, non bloccarlo o punirlo. Chiediamo di scendere. Vedete dell'esitazione. Finché analizza la discesa non metto pressione. Se si mette a mangiare metto pressione. Ok. Come vedete ha perso l'equilibrio. Quindi riproviamo, vediamo se ora
ha imparato come mettere i piedi, lo riaccompagniamo nella stessa posizione. Mangia, quindi pressione. Ok, avete visto che questa volta ha messo i piedi in maniera migliore. Più volte lo farà, più imparerà a mettere sui piedi. Stavolta gli chiediamo invece di risalire. Braccio, voce, pressione. Cerca di mangiare, quindi pressione. Ok, molto bene. Molto bene. Andiamo alla ricerca di altri ostacoli da provare in questa campagna. Un altro esercizio lo possiamo eseguire sfruttando una pianta, quindi chiederemo al cavallo di salire. In questo modo possiamo avere certezza del nostro controllo. Facciamo passare il cavallo oltre la pianta. E usando la pressione della cappezza, visto che non ci può vedere, gli chiediamo di tornare indietro. Scendiamo. Ok. Dobbiamo imparare a sfruttare tutte le occasioni che l'ambiente circostante ci dà e sfruttarle come possibili esercizi di allenamento per noi e per il nostro cavallo.